chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Iniziamo a essere già un po' più larghi di prima e cosa ne pensi? Ma rimane così larga o sta ancora da regolare? No, Sì. dobbiamo ancora farci le ultime regolazioni perché teoricamente andiamo un po' indietro con le ruote, Ok. un paio di centimetri almeno, e forse allarghiamo un altro po' il parafango. Adesso vediamo in base a sintonia del tutto. Questo qua ho intenzione di accorciarlo un po' perché non mi piace nemmeno. Ok, quindi proprio di escort non ci avrà più niente sto passarola. No, abbiamo la base. Finito. 911. Prendevamo quello del 930 turbo direttamente, prossima E volta. adesso me lo dici. Facciamo prima. No, infatti io ho dato le direttive a loro e loro stanno seguendo il mio gusto. Perfetto. Va bene, quindi oggi che facciamo? Montiamo il roll bar, pedaliera? Roll Facciamo bar, la posizione. pedaliera, perché il resto è ancora da fare, insomma. Tanto ce l'appoggiamo, giusto per vedere come ci cade. Questo Davide è il frutto di tanto lavoro, tanto sudore di Mauro e Walter, perché io sono stato un po' rompiscatole. Ho voluto una forma particolare, pezzo su pezzo su pezzo, e sono tantissimi pezzi sovrapposti per arrivare a dare questa forma. Questo qua lo ha fatto come manichino per poi fare il modello definitivo. Sempre in lamiera però. Sempre in lamiera, un pezzo unico, che questo lo usa per ribatterlo, vero Mauro? Certo, abbiamo fatto un po' di taglia e cuci, dai. Molto taglia e cuci, però siamo arrivati a trovare la soluzione che mi piace davvero a me. Beh, direi che esteticamente paga l'occhio. E tra l'altro, per fare questo manichino, ho preso il cofano incidentato di una Golf 6 che era da buttare e niente, questo è praticamente il cofano di una Golf 6. Non ci andrà su questo, giusto? No, questo è il manichino. Ecco perché io continuo a ripeterlo, perché voglio essere sicuro che non ci vada no, su. poverino, ma non lo vedi? No. Ok, allora questo è di Golf 6. Questo è Golf 6. Questo sì. cos'è? E invece quando hai voluto l'ultima modifica, che l'hai voluto più pronunciato e tondo, Sì. questa è la parte alta del portellone di un fiorino. E adesso te la faccio vedere. Hai capito? Nobilissime origini per tutto. Questo è il donatore. Abbiamo usato la parte alta del portellone del fiorino per fare la punta dell'alettone. Aveva giusta la forma che piaceva a te. Buono. Praticamente abbiamo un Golf 6, fiorino. multimarche, dai. Bene, comunque l'importante è che non vada su questo. Solo se fai il bravo. Come vedi qua è raccordato sui parafanghi, che ovviamente è da perfezionare sui bordi. Ti piace mia, Davide? A me piace. Oh là. A chi non vuoi che piaccia? Vedrai i fordisti quanto te ne diranno. Alla fine sai cosa? Deve essere soddisfatto chi c'è in garage. Chiaro, No, chiaro. Buono. Altrimenti se facciamo tutte le cose uguali, tutti. È vero. Cioè, La no. macchina è tua, devi No, piacere anche a te. poi A l'estetica me è piace. veramente soggettiva, Sì, accontentarsi sì, tutti sì, è quasi sì, sì. impossibile. Per dire, io ero per la lama dritta come l'ho fatta io all'inizio. No, così è bella, che poi tra l'altro ce ne sono di macchine che correvano così, Sì, Cioè all'epoca sì. le modificavano Però così. io mi sono proprio ispirato alla Perché 037. La 037 è il muso piatto, a me è sempre piaciuta per quello. No, poi serve, il problema è che a noi ci servirà.
Poi qui, questo ci servirà qui a proprio. livello teorico gli facciamo un foro per dargli aria al filtro intubato. Quindi la forma dell'alettone ti sta bene. No, la Ok. forma è perfetta. Vabbè, che questo andremo a farlo quando l'alettone sarà già su saldato. Esatto. Ma dopo faremo un foro unico Esatto. di modo che viene fuori Esatto. preciso. Però se hai qualcosa da cambiare sull'alettone dimmelo adesso. Beh, questo cambiamo, mi fai quello bello, perché questo è un po' troppo pesante, capito, troppo lamiera su lamiera. Quando mi forza. fai quello bello ti dirò se va bene. Sì, ma non farmelo appesantire come questo però, eh. No, anzi io voglio leggero. Ah, ecco. Oh, quanta carta. Oh, belli. Con questi facciamo una meccanica da urlo. Sarà tutta su Uniball. Questi ci danno la possibilità di regolare tutte le regolazioni che vogliamo fare sulle ruote, portarle avanti, indietro, allargare, stringere e quant'altro, lo possiamo fare tramite questi. Molto bene, poi c'è un'altra cosa qua dentro. Questo penso che sia un regalo che ti hanno fatto, vedi un Wow. po'? Questi sono in disposizione, te le puoi esporre. Ah, ok. E qui dentro cosa c'è? Ma no, guarda che figo. È un braccio di cioccolato. Col caldo che fa oggi durerà poco, quindi Ottimo. sarà la prima volta che romperai un braccio con piacere, vedi? Ecco, questa macchina qui mangerà meccaniche. Sì, è. Ta brusa! Un po' tanto racing. Ma non ti piace? Però che alternative c'hai? Diciamo che dobbiamo chiudere il buco Ho e lamierato del sì, zero possiamo, liscio. possiamo anche farlo in lamierato leggero, è che dobbiamo saldarlo tutto. Invece questo lo imbulloneresti. Questo è in bullone. Facciamo sta prova sedile allora. Ora proviamo questo per mettere sul sedile. Abbiamo fatto questo controtelaio per fare il piano. E qui abbiamo le varie regolazioni. Ok. O così e indietro. DTM proprio così, Vai, buttati dentro. Sale pure comodi così, oh. Eh sì, senza pedaliera. BTCC. Allora, vai col pedale. Allora, qui avremo la pedaliera, supponiamo regolabile. Così dai già regolazioni Totalmente massima. massima indietro. Quindi la pedaliera però c'ha il limite massimo di dove? Qual è il più indietro questo? Ah beh, oh dai, alla grande. Più o meno così abbiamo calcolato, giusto Alberto? Cioè, spannometricamente. Metti che puoi avere anche qualche centimetro in più. C'è un bel piantone lungo servirà, però se stessimo così l'alzate perché sotto non si riesce a stare. tutto Perché si abbiamo un disassa. piano disassato per Ok. farci stare il cambio, no? E allora ok. dobbiamo alzarci per quel motivo lì. Ok, quindi deve stare così alto. Perché percepisci che è troppo alta? No, è che mi costringe a stare un po' con le ginocchia alte. E non- Per questo intendevo andare indietro col sedile. Però più troppo indietro poi, vedi qua Certo. abbiamo il limite del rollback qua batte già. Così Certo. comunque come distanza andrebbe bene. È che abbiamo bisogno di un piantone qua. Molto lungo. Sabelt ci ha fornito il volante con lo sgancio. Sì. Se abbiamo un piantone abbastanza lungo io lo trovo qui, Beh, si ma il guida dai. piantone ovviamente lo costruiamo su misura. E avremo il cambio al volante, quindi è diverso, cioè. Palette ferme, vero? Palette ferme al piantone. Questo è un altro cazzo, però vabbè. Lo sai che ti. Cioè non vorrei questo, capito? Se mi trovo così è un casino. Così non la guido. Così sì. Ma al massimo si va a distanziare. Anche perché hai visto lì che abbiamo giusto lo spazio per il freno a mano, bello largo.
Vabbè, mi piace. Mentre facevo l'alettone posteriore e i parafanghi, Davide è riuscito a smascherarmi. Non si vede per niente che ti piace la 027. Davide l'aveva capito, Quanto è bello la 027. Beh, bellissimo. Non sarà una macchina molto gentile questa, secondo me. Che roba! Porca puttana, abbiamo un effetto di ruota piccola. È talmente grosso quel parafanghi. Per quanto riguarda i 4 parafanghi è stato abbastanza comodo, insomma, che Alberto abbia comprato i 4 parafanghi dall'Inghilterra, perché quelli anteriori ci hanno fatto comodo, nel senso la forma era abbastanza azzeccata. A me mi vengono i Raptus così, come la Dai, mi piacciono i Raptus. cagare, proprio veramente la prendere ammazzata adesso, mi fa schifo, te lo giuro, mi fa schifo. E con quelli posteriori è stata una catastrofe, perché siamo partiti già che non ci piacevano come erano fatti e quindi siamo partiti con modifiche senza sapere realmente come si andavano a raccordare con la linea della macchina. Abbiamo la gomma bassa, quello è il problema. Cerchio 15, con la gomma così, spalla bassa, è ovvio che ti fa quell'effetto. Se avessi il gommone come erano previsti all'epoca, ti riempirebbe tutto molto di più. Stesso problema dell'850, uguale. Durante la costruzione della macchina, quando stavamo facendo di lamiera, c'è stato un momento abbastanza critico, perché io ho fatto la forma dei parafanghi posteriore, sinceramente loro la stavano osservando ed erano contenti di quello che vedevano. Io sinceramente quando mi sono allontanato di qualche metro ho avuto un colpo al cuore, a me ha fatto veramente ribrezzo. Quindi da lì è nato un bel problema, perché non riuscivo ad avere un'idea di come fare il parafango per poterlo raccordare al meglio con la linea della macchina. Dico una bugia, la verità. Devi dire la verità. Non mi piace. Alberto, ha ragione quelli lì, va la bombatura da dove parte, dall'inizio della portiera. Invece qua così ha un effetto mastodontico. No. Su una macchina così piccola sembra enorme. Probabilmente anche il color acciaio che mi frega. Oltre a me, e il Porsche come Geo. Però ti dico la verità, io faccio una prova, prendo la bomboletta di nero e la spruzzo. Tiro via la ruota e gli do una verniciata in fatto per darmi l'idea. Ciao. Bomba tutto, taglia dritto e amen. Anche perché ci serve un altri 2 cm di allargamento. Gli ridiamo bombando, tu ribatti, qua, tagliamo dritto e ce l'appoggiamo e vediamo com'è. 911, sai cosa c'ha quella brutta puttana? Finestrino. Ce l'ha qua. È quello che la rende strana. Così già è buona la curva, Però per dire, la 911 dietro è isolata. La 911 campa da 60 anni, c'è un motivo. Sono rilassato, dai. Devi farla bella. Finiamo sotto, la buttiamo fuori. Questa è la parte gonfia. O con il risvolto terminiamo qua. Cioè, vista da là in bidimensione, finisce qua. A tanto così di distanza. Giusto? Ed è lì che è stato un problema, perché abbiamo fatto vari tentativi e abbiamo dovuto rifarli più volte, insomma. Sega. Anche diverse volte che seguo sempre più curto. Una cosa ti devo contestare però, devi mettere i guanti quando lavori sulla lamiera, ti capi o no? La strada è quella lì.
Io lo abbasserei ancora un po', questo qua ce lo tirerei fuori di più. Lo raddrizzo e ripieghiamo qua. Quella lì è decisamente troppo bassa. Io so che lui deve andare dentro 2 cm. Io lavorerò il ferro non calcolandoli con 2 cm, mi prenderò il riferimento sulla gomma. Quando io la metto in pari, io sono a posto. Ma poi Dopo lui entra dentro 2 cm tanto così, è quello che a me mi salva la vita. Abbiamo le bronzine, ok, l'albero motore, eccolo. Bene, questo qua vediamo se fa il caso nostro, Preciso, preciso. Adesso siamo qua, dal reparto lastratura, la verniciatura lamiere, siamo passati in verniciatura e appunto in questo momento lo stiamo verniciando. La parte davanti abbiamo fatto il primo manichino dello spoiler anteriore nella parte bassa del muso, abbiamo capito subito l'idea che avevamo in testa, abbiamo azzeccato le linee, quando poi abbiamo fatto quello effettivo, qualche piccola modifica, l'abbiamo scelto più appuntito rispetto a quello che avevamo fatto all'inizio. Tra me e Alberto ci siamo dovuti incontrare più volte per trovare una soluzione e direi che adesso abbiamo raggiunto l'obiettivo.
Adesso abbiamo fatto la prima mano di colore, loro sono dentro per valutare se alla fine trovano un punto di incontro, perché Alberto è entusiasta di quella tonalità. Davide la pensa un po' come me, non è che siamo proprio convinti, quindi noi dobbiamo vedere la macchina finita. Cazzaroia. È tornata marrone. Un marrone abbastanza moderno, dai. Non la volevi così? Io l'avrei voluta ancora più vecchia. Allora, la realtà è che alla fine tutti e tre, ognuno ha la sua idea. Alberto piace così come la stiamo facendo. Davide la vorrebbe con un colore ancora più sfigato di quello che stiamo facendo. Io vorrei tutto un altro genere, sinceramente. Sono più tradizionalista, io la preferirei bianca. Mi hai convinto comunque, dai. All'inizio ero un po' titubante sul discorso del marrone, non riuscivo ad accettarlo. Adesso sono anche contento, dai. Mi devi ascoltare. Ma io ti ascolto ogni tanto. Quello della macchina da dove proviene? Dal tintometro. In realtà è il colore di una macchina di serie in commercio, ma poi è stato comunque modificato. Quindi è un colore suo. È larga. Soprattutto il culo, hai visto? Sì. Marrone come la volevi tu? Un po' più chiaro di come la volevo io. Tu la volevi più scura? Così è già troppo moderna per i miei gusti. Però Ma ci vuole, guarda. Guarda quella mascherina come ci sta adesso. cromata però. Capito? Tutta un'altra cosa. Non te ne uscì col nero opaco, Ne parliamo più tardi di questo. No. Fammi vedere un attimo. Specchi, maniglie e mascherina rigorosamente cromati. O almeno alluminio. Ma non so se li trovo. Che non trovi, te li trovo io. Lascia perdere. Te li trovo io. Dai, è figo sto colore però, no? È bello, molto bronco. È larga, Sì, larga e larga. È larga forte. Ci ha fatto un lavorone. Mantenendo sta linea qua di cintura, bello. Che torna pure dietro. Questa te la invidieranno tutti. Ma va. Tutti. Qua Eclisse sarà gelosissima. Mi sa di sì. Sì. Mi sta gasando un po' troppo. Ma le vecchiette sono le vecchiette, non c'è niente da fare. Hai visto che bene che hanno steso anche il colore? Sì. Lo specchio. Quando sarà anche un po' cromata, perfetto. Già t'ho visto degli specchietti a goccia bellissimi cromati, poi te li faccio vedere. Ci penso io. Ci pensi tu? Sì, maniglie cromate, quello. Guarda, se proprio i profili delle portiere, quelli se non li digerisci cromati, va bene, però... Ottimo. Però... Dai, va bene, ci sto. E vai. Officina, motore, sospensioni, freni, cambio. Questo agosto praticamente lo dedico a lei, niente ferie, mi divertirò in questa maniera. Dai. Te sei contento, Alberto? Allora, sì. Basta, l'importante è quello. Una parola sì. Davide? Sì, ma se fosse stato ancora più vecchiardo sarebbe stato meglio. Un marrone ancora. Così è già troppo fighetto, è troppo figa così, dovrebbe essere molto più sfigata. A noi due piace. Basta. Sì, perché voi Cioè siete- tu ancora più marrone. Perché loro sono più moderni di me. Hanno un Io senso dentro dell'oro. Io dentro sono Veramente. vecchio e a me serve macchina che fa schifo. Già così c'ha tanti riflessi. Però la vedi marrone. Sì, è marroncino. Questo è marroncino. Io volevo proprio marrone. Da sigaro, capito? Ma se tu la guardi nella parte ombracea. Sì, ok, di sera mi piacerà di più, sì.
martello di ferro che dovevamo battere più. Mi chiamo Simone, ho 19 anni e ho frequentato una scuola professionale di autoriparatore. Piano piano mi sto avventurando nel mondo delle preparazioni a fianco ad Alberto, dove è un grandissimo maestro, dove mi insegna tantissime cose. L'anno scorso ho preso parte parzialmente alla Sierra di Davide, mentre l'anno scorso per il progetto del Sierra ero un po' meno partecipe. Quest'anno con il progetto della Ford MK1 Alberto mi ha lasciato un po' più di libertà facendomi creare staffe e vari componenti e mi ha fatto prendere parte del progetto dall'inizio. Lavorando qui mi sono appassionato di Cosworth. Adesso che ho 19 anni e ho superato l'anno di neopatentato avrei intenzione di prendermi un bel Sierra posteriore. Questa è la slitta originale, l'abbiamo modificata in diversi punti. In origine gli attacchi per i braccetti erano qua, li abbiamo spostati qua, tutta rinforzata. Qui abbiamo fatto tutto super preciso. Gli ammortizzatori abbiamo utilizzato degli Öhlins specifici per Delta Integrale Evoluzione perché hanno una estensione molto buona. I fuselli abbiamo utilizzato quelli di una Delta Evoluzione modificati. Li abbiamo incalmati con i mozzi di Cosworth. Abbiamo l'auto completamente regolabile in tutto e per tutto. Convergenza, camber, campanatura, angolo di Ackermann e caster. Le pinze come impianto frenante abbiamo utilizzato delle pinze di derivazione Ferrari 430 che hanno la particolarità di avere una pinza abbastanza contenuta come dimensione, che faceva il caso nostro, sia per il davanti che per il dietro. È un vizio ormai montare pinze Ferrari. Proprio come la volevo io. Questo è il differenziale di un Sierra 2 ruote motrici, l'abbiamo rinforzato e al suo interno gli abbiamo messo un autobloccante. La Sierra 2 VD ha un autobloccante di serie, però non performante, non per l'uso che ne vogliamo fare noi. Vedere che va su tutto perfetto, no? Come per il davanti, anche sul dietro è completamente regolabile. Possiamo regolare la campanatura, la convergenza, possiamo allargare a carreggiata in base ai braccetti e anche questa banana ha la regolazione per portare in avanti o indietro a ruota e modificare il passo.
Abbiamo adottato un serbatoio da corsa con la spugna incorporata. In aggiunta abbiamo montato una norissa esterna in modo che quando Davide fa i suoi bei traversi la macchina resta sempre in piena. Qui abbiamo una pompa a 340 litri ora col suo filtro che mettiamo qui. Il motore l'abbiamo fatto in modo che spinga abbastanza forte da sotto, che sia bello gonfio, con un rapporto di compressione però non troppo alto perché utilizziamo sempre una benzina da distributore 100 ottani e delle cam medio-basse come tiro. Il turbo abbiamo optato per una scelta di un turbo di nuova concezione che saremo curiosi di vedere. Insomma, un motorino che teoricamente i 400 cavalli comodi li dovrebbe avere e speriamo anche qualcosina in più sui 4,50. Come pressioni turbo opterei per un low boost di un bar e 1, poi a procedere fino ai 2,2 di picco che vorrei ottenere. Insomma, ai 2,2 un motore con molta coppia e che faccia un po' di fatica Davide a tenere dritta sta macchina perché altrimenti non è neanche bello. Adesso siamo in attesa del turbocompressore perché già 6 mesi che abbiamo ordinato in America, ma deve ancora arrivare e probabilmente dovremmo ripiegare su un altro tipo. Certo che se ci stava Davide potevamo scegliere assieme, ma dato che non è così, quando i gatti sono fuori i topi ballano, quindi io ballo e deve accettare le conseguenze. Conoscevo Alberto Tiso per le sue lavorazioni, le sue realizzazioni e la sua macchina. Di Alberto mi ricordo fin dai tempi in cui c'era l'Autokit Show ad Imola. Noi all'epoca si andava con l'Aunoturbo perché era quello che avevamo. Lui invece ha già la Punto Nera fatta 4x4, era un macchinario esagerato. Nemmeno ci si pensava che un giorno anche noi saremmo stati capaci di fare questi lavori, queste elaborazioni. Poi siamo entrati in contatto perché lui ha visto i lavori che ho fatto alla mia macchina, alla Golf. Si è tenuto a complimentarsi con me e questa cosa mi ha fatto estremamente piacere. Alla prima occasione che ero in giro sono andato a trovarlo, ci siamo conosciuti, presentati. Ci siamo sentiti privatamente, abbiamo avuto modo di conoscerci un po'. Buongiorno! Mi hai portato roba buona? Un bel regalino. Sì? Dai. È nato un'amicizia, un rapporto, uno scambio di idee, di opinioni fra appassionati. Pigliamo, dai, che ci divertiamo. Con il progetto dell'MK1 avevo un problemino di base, che l'asta del cambio sequenziale era a ridosso del cruscotto, pertanto facevo fatica a utilizzarlo, salvo che non mettessi un rinvio. Da lì ho pensato che Silvio poteva essere la mia soluzione. Quando mi ha chiesto di poter montare una delle mie automazioni sulla MK1 di Davide, io sono stato veramente emozionato di questa richiesta e quindi ho cercato di accontentarlo nel più breve tempo possibile. Mi arriva un pacco e io pensavo fosse un qualcosa legato al cambio da parte di Silvio e quando ho aperto il pacco mi sono trovato 6 kg di mozzarella. Ne avevo per un esercito. Oh, vedo qua compressore Tiso. Tisio, apriamo. Mi ha affidato il cambio a cui fare queste lavorazioni per montare i cilindri ad aria, lo staffaggio, i sensori. L'ho portato nella mia officina, ho realizzato una centralina apposta per lui, abbiamo sviluppato un progetto proprio per questi cambi che lui utilizza. Ho fatto una programmazione dedicata, gliel'ho consegnato e adesso vediamo come va. Carbonio per te. Mi gusta. Poi abbiamo, qui ti ho portato il contamarce, poi secondo me siccome verrà un po' allegretta sta macchina, magari Davide potrebbe andare in difficoltà a capire quale marcia mette. E abbiamo messo questo qua, non ho capito in che marcia sono. Ecco. Ok, lo mettiamo bello lì davanti. Bello, proprio così, sbam. Questo è il gruppo valvole con il sensore di pressione e questa è la parte più carina.
Come scartare i regali il giorno del compleanno, no? Come sei emozionato, eccola! Oh, con la dedica. Spettacolo, Special Edition. Ed infine, ecco qua, il compressore dell'aria e l'affarino nostro. Che figo. Questo mi carica anche il turbo. Sì, questo fa anche da anti-lag. Fantastico. Prendiamo il gruppo valvole, andiamo a fare i primi collegamenti pneumatici. Qua abbiamo questi tubicini più piccoli che sono per questo cilindro qui, che è quello che ci fa l'innesto del folle, e vanno sull'elettrovalvola dedicata, che è questa qua. Poi abbiamo i due tubi di sezione più grossa che sono per quest'altro cilindro, che ti darà la funzione di mettere la marcia in salita e in discesa, quindi scalare. Ogni tubicino ha la sua elettrovalvola. Questo col bollino, eccolo qui, va sull'elettrovalvola col più per inserire la marcia successiva, e quindi quest'altro è quello per poterla scalare. Adesso prendiamo il compressore dell'aria e ci andiamo a collegare i due tubicini ingresso ed uscita. E molto semplicemente l'uscita viene qui sul gruppo valvole, e questo qua a terra lo colleghiamo al compressore, così la parte pneumatica è completa. E andiamo a collegare il cablaggio. Qua ci sono i suoi connettori, anche le elettrovalvole sono segnate, meno, più, e la N neutral per il folle, e le blocchiamo. Questo è il sensorino di pressione. Tieni un attimo che mettiamo una fascettina giusto per evitare che va via, e colleghiamo il suo connettore, che è questo qui. Buono? La batteria, e dovremmo esserci. Ma tocca provarlo seriamente, tocca vedere se va. Vieni qua Alberto, vieni. Facciamo un test, vieni. Vai, io vado a fare il motore, dai. Sei pronto? Io sono pronto. Vai! Prima, seconda. Occhio che scalo. Vai Silvio, vai gas, che sto Vai. Eccolo. Vai, frena, scala. Vai che l'ho ripresa. Con Alberto ci siamo fatti delle belle chiacchierate con lui qui nella sua officina. È stato veramente un piacere scoprire che, come lui ama dire, siamo sulla stessa frequenza d'onda, siamo in sintonia. Certo, spero che il lavoro che ho fatto per questo cambio, che è per Davide, darà il giusto contributo a quello che sta realizzando, che per me è una macchina fantastica, bellissima. Per il cambio mi sono rivolto a Colussi, una persona molto competente che mi prepara i cambi. Abbiamo utilizzato un cambio sequenziale a 6 marce. Con l'attuazione di Silvio, l'attuazione al volante è veramente a ciliegina sulla torta, perché è molto rapido a cambiare. Con le prove che abbiamo fatto a banco risulta già bello. Non oso immaginare quando è sull'auto. Finisci. Come tubazioni siliconiche ci siamo forniti da TBF, che realizza tutti i componenti su misura. La macchina è stata fatta quasi completamente qui in officina. Il cablaggio motore è stato realizzato da Starline, che è un'azienda qui vicino che fa cablaggi anche per MotoGP e è veramente brava, in gamba nella sua realizzazione di cablaggi, insomma.
arrivati al momento di dover fare gli angoli caratteristici della macchina, parte che preferisco forse. Siamo partiti da zero, non sappiamo ancora come la macchina si comporterà con il pasto che ha, con i pesi che ha e con l'assetto che ha. I bracci posteriori sono stati costruiti da zero, quindi è tutto regolabile, ma dobbiamo provarla per capire come regolarli. Per adesso siamo andati su una base neutra pistaiola ma non troppo, quindi convergenza dietro un po' chiusa e davanti un po' aperta, camber dietro 1,5 e davanti qualcosina in più, cerchiamo di arrivare verso i 2 e vediamo come si comporta, dopodiché sicuramente torneremo qui e lavoreremo ancora sull'assetto. Abbiamo anche fatto i pesi, abbiamo visto che è abbastanza ben distribuita e il peso complessivo è di 1046. Sicuramente tutte le lamiere che abbiamo aggiunto non hanno aiutato ad alleggerirla, certo con la potenza che sviluppa non ha di certo bisogno di essere più magra, però sarà sicuramente più solida, quindi il peso in più del roll bar, il peso in più delle lamiere la aiuteranno ad essere più rigida e speriamo a reggere la potenza nella migliore maniera possibile. Allora, fino a 1,6 tutto ok, la macchina si sta comportando molto bene, abbiamo appena scaricato i dati, adesso controlliamo se ha lavorato tutto come vogliamo, sembra di sì, contropressione ottima. Adesso stavo a 1,6. Quanti ne date 1,6? A 1,6 dovremmo essere sui 450 cavalli. Va bene. E per un macchinario del genere dovrebbero essere belli. Potremmo anche fermarci qui, però già che ci siamo punterei al full boost di 2 bar e 2. Adesso vedremo come lavorano le contropressioni perché è un dato importante per fare questa scelta e da lì valutiamo come muoverci, insomma. Vabbè, capito l'antifona pure oggi. Quindi no, lancia il 2-2. Volevi andare di traverso, io spero. Sì, ma pure con 250 cavalli qua andavi di traverso, però ti conosciamo, tranquillo, non ti devi giustificare. Ok. Quindi lanci a 2-2? A breve proviamo il 2-2. Chiamo la NASA? Diciamo una preghiera. Quando abbiamo visto che avevamo problemi di contropressione mi ero un po' preoccupato perché ho visto una parità di cavalli a 1 bar e 6 contro i 2,2 e questo non esiste. Non lo so cosa c'è qui che non sta funzionando. Per un momento ho pensato anche che ci fosse qualche problema di motore che mi ha fatto un po' riflettere. Cioè, per assurdo ha fatto più cavalli Un bar e 6. in bar e 6, no, un bar e 2. Cioè, per assurdo un bar e 2 che ha fatto 300 cavalli ha fatto per assurdo più cavalli che in tutte le altre posizioni di boost, capito? Se io vado a vedere quello che ha fatto adesso, frenato a 2,2, abbiamo fatto
370 cavalli. 30 rotti cavalli in più rispetto all'1.6. all'1.6, con praticamente un bar in più di contropressione. È chiaro che il motore là in alto gira peggio, Per fortuna mi sono tolto il pensiero subito, perché ho deciso di riprovarla in low boost a un bar. Quando ho visto che addirittura ha fatto anche qualche cavallo più della bancata precedente a pari pressione, ho capito che colpa del motore non era. Non sale. No, lì ci siamo rimasti un po' male, perché un bar 6 si comportava veramente in maniera ottima, sia di contropressione che di spool che di cavalli, però quando l'abbiamo messa a 2.2, come hai visto, sono nati dei problemi. Quasi uguale. Ho visto che la prestazione rimaneva invariata, infatti abbiamo guardato le contropressioni erano alte, quando prima erano equilibrate pressione e contropressione, stavolta avevamo un bar di contropressione in più, ossia 3 bar e 2 sullo scarico e 2 bar e 2 in aspirazione, e questo non va bene, anche perché spacca il turbo, il motore non digerisce e quant'altro. Pertanto adesso sto valutando di cambiare turbina. Bene. Praticamente montiamo una Garrett con una chiocciola di scarico con una R più grande, anziché essere un R63 mettiamo una R86, che con questa dovrebbe sfogare i gas di scarico in alto, pertanto cala la contropressione e dovremmo spuntare qualche cavallo in più, a discapito magari di una perdita a basso regime, però da vedere insomma. Se viene su tanto lag, no, il taglio del turbo è quello, okay. Cambia solo la R, è influente sul discorso della partenza, però non così pesantemente. Non mi posso muovere qua dentro. Che cambio marcia senza manco accorgermi. Guarda che ti do. Credevo fossero problemi del turbo. Ho cambiato turbina, ho montato una Garrett, però il problema persisteva. Non avevo risolto il problema. Vuoi partire dalle ventole? È che ho chiamato mio amico Tiziano, che prontamente aveva una chiocciola con una R maggiore, me la sono fatta spedire. Sei pronto? Da fare sta prova, da toglierci questi dubbi che avevamo, che anche questo non mi piace perché è blu, devo farmi dar neri. Fateli fa marroni. Quando mi ha spedito con molta urgenza questa chiocciola, questo era il tappo che aveva nel culo quella macchina lì. Perché cambiando questa abbiamo scovato tutti i cavalli che erano nascosti. Pertanto a un bar 6 la prestazione è rimasta invariata, abbiamo quei 455 cavalli, mentre a 2.2 abbiamo raggiunto il risultato di 540 cavalli, che sinceramente un po' anche sopra le mie aspettative, e finalmente sono riuscito a scovare qualche cavallo in più della Sierra di Davide, perché altrimenti non andava bene. Lo scopo era quello, non dovevamo avere 484 cavalli, ma dai 486 sarebbero stati buoni. Ne sono usciti qualcuno in più, grazie non a questa ma all'altra, e praticamente sono molto contento.
I cavalli sono buoni, ma la coppia è ancora migliore, perché quando un motore ha molta coppia è quel calcio nella schiena che ti fa sentire la potenza della macchina. 700 e oltre Newton metro di coppia sono molti, anche perché la coppia già a 4500 giri è già oltre i 700 Newton metri ed è ottima e credo che ti dia un bel calcio nel sedere. Che strumento del demonio! Belle bombe. Io ero un po' contrario al cambio al volante, ma devo dire... E qua l'abbiamo rifatta grossa. Vai Davide, fantastico, Dio, proprio bravo, Dio buono. È anche troppo bravo. Questa è tosta, eh? Dai, attacca davanti, dai! Che cosa? Qua, che cosa? Ci sta tutto. Guarda qua, povere gomme. Non ce la fa. Allora, usiamo la frizione in scalata, anche se in realtà non servirebbe, solo perché con il flipper che ha è più bella da guidare se usi un po' la frizione. Il cambio potrebbe tranquillamente cambiare senza, anche in scalata, ma... Wow! Sembra che picchia forte. Mamma mia. Oh, e tra l'altro, al di là della violenza che indubbiamente c'è, ci abbiamo preso alla grande con gli angoli caratteristici delle sospensioni e nonostante la situazione sia abbastanza estrema a livello climatico, si comporta bene, benissimo. Lo sterzo è bello. Sembra una macchina fatta da qualcuno che sa fare macchine. Guarda, sono quasi contento di farlo con la pioggia perché è troppo divertente. Guarda qua, guarda, con un filo di gas. Gli scoppi in cambiata. Wow. Qua devi stare veramente attento perché sembra facile, ma è un attimo che dobbiamo riportarla da Andreose. E non è una buona idea. Siamo a pressione 1,1, guarda, non ce la fanno le gomme. Frena con i freni Ferrari, veramente l'unico limite che davvero ha
sono le gomme, poveracce! Ma che devono fare? Sono semi-slick! Dai, guarda, è impossibile andare dritto, guarda qua! Io spero di scaldare un po' le gomme, ma non credo che ci riuscirò. Il tempo sta peggiorando. Alberto ha avuto tantissime ottime idee su questa macchina e una pessima, ovvero eliminare i tergicristalli perché... Che botte! Che botte! E pensare che l'ho vista costruire da Alberto a mano, praticamente tutto inventato, è incredibile che vada così. Guarda qua, guardala! Che unicorno! Qua pensate siamo a 1 bar e 1, 1 bar e 2, ce ne sarebbero 2 e 2. Per chi si intende di queste cose capisce che stiamo andando a passeggio, letteralmente a passeggio, per la potenza che avrebbe. È una follia a pensare dove l'abbiamo trovata. Questo è veramente pollaio ai massimi livelli, e guarda qua che figata! Quello che mi stupisce di più è che il feeling di tutti i comandi non è niente male, sembra una macchina che ha fatto mesi e mesi di sviluppo, invece dal pollaio alla pista veramente in 5 mesi, è follia, bisogna essere bravi, veramente bravi. È stato un lavorone farla, ma è anche un lavorone starci sopra, è uno spettacolo. Oh, guarda come ho bloccato dietro! Che spettacolo! Guarda qua! Mamma mia! Allora? Per una volta non mi sono morto di caldo. Intanto devo farti i complimenti. Veramente sei stato in gamba, perché con un asfalto così l'avevo vista molto ardua per te. È stata ardua. Bravo, devo proprio dirti bravo. La situazione non facile. Una macchina non facile, quindi bravo anche a te. No, è stata... Grazie. Però pensavo peggio, nel senso pensavo più indomabile. Invece è violenta, vabbè, l'abbiamo provata a 1 bar e 1. Sarebbe da provare un po' su di boost, però lì... Ma lo faremo. Ecco. Ma non oggi. Perché ti dico, guarda, come sfioravo il gas anche in terza, niente, grip 0. Però ci abbiamo preso... Di telaio, come l'hai Sì, sentita? ci abbiamo preso, di sospensioni, di tutto, cioè per essere stata costruita da zero, più o meno tutto a occhio, nel senso, cioè siamo andati a sensazione. Beh, un occhio mirato però. Un occhio mirato, ma comunque provata oggi per la prima volta, va già bene, va bene. Mi fa proprio piacere di queste tue prove. Bella.